Benvenuti cacciatori e cacciatrici! In questo video vorrei proporvi dei set per la balestra pesante, dalle armi meta a quelle decenti che potrebbero aiutarvi a completare la build in mancanza di talismani adatti. Prima di cominciare vorrei fare una premessa. Questo video non vuole in alcun modo imporre uno stile di gioco e in caso di futuri update potrebbe dover ricevere delle modifiche. Detto ciò, diamo un breve ma importante sguardo alla mensa. In base alla tipologia di proiettili che andremo ad utilizzare, dovremo modificare anche i pasti da noi scelti. Una scelta oculata dei pasti può essere più influente di una build ottimizzata e non costa nulla porvi attenzione. Da ricordare che abilità come debolezza si attivano solo se il pasto viene consumato da chi posta la missione, quindi qualora vogliate beneficiarne dovrete assicurarvi di soddisfare il requisito. Ecco le scelte da me consigliate. Anche se beneficiano dei pasti migliori alla mensa, arrivando ad avere un incremento dei danni del 25% nel caso di cecchino più indole più potenziatore, il danno di questi proiettili non riesce a rimanere al passo degli altri, anche se risultano divertenti qualora vogliate mettere alla prova la vostra precisione. Con l'ultimo update, le armi dei draghi anziani sono state potenziate e alcune di esse hanno potuto brillare, come quella di Chameleos. L'abilità Furia più utile è Anima di Chameleos, che potrebbe incrementare i nostri danni, mentre se vogliamo protendere per una versatilità maggiore consiglio l'effetto Ventaglio 2, ma ne parleremo più avanti. È anche possibile usare la balestra pesante di Rajang, che possiede un RAW molto più alto, ma avendo il meno 20% risulta molto difficile da utilizzare in modo efficiente senza un talismano importante. Nel caso in cui vogliate personalizzare la build, eccovi qui elencate le abilità in base alla loro importanza. Come prima anticipato, anche qui troviamo l'arma di Chameleos con l'abilità Furia effetto Ventaglio 2. Grazie ad essa, infatti, la balestra ottiene la possibilità di sparare 7 proiettili Ventaglio 3, senza l'abilità come munizioni più. Una possibile alternativa la possiamo trovare nella balestra di Tetranadon. Nel caso in cui vogliate personalizzare la build, eccovi qui elencate le abilità in base all'importanza. In Rise, i proiettili perforanti nelle balestre pesanti non risultano particolarmente efficaci rispetto ai proiettili perforanti elementali. La prima che vorrei porre in esame è la balestra pesante di Kushala, che, grazie al suo potenziamento Furia unico, riesce a godere di un'elevata affinità di base. Nel caso in cui non abbiate ancora affrontato il Kushala, potrete usare la balestra pesante di Rachna Kadaki, con il potenziamento Furia attacco bonus 4. Nel caso in cui vogliate personalizzare la build, eccovi qui elencate le abilità in base alla loro importanza. A differenza dei precedenti capitoli, dove le balestre pesanti prediligevano un approccio puramente raw, su Rise i proiettili elementali si sono rivelati una scelta valida. Questo se il mostro ci permette un adeguato numero di perforazioni, come il Mizutsune o il Somnakant.
Essendoci questa condizione, l'arma che sceglieremo dovrà rispettare alcuni fattori come i membri del nostro party, i talismani in nostro possesso e il nostro stile di gioco. Per esempio, se il mostro si muove poco come il Chameleos o in parte abbiamo altri balestrieri che attraverso gli status o i KO riescono a far rimanere il mostro fermo, le migliori armi che abbiamo a disposizione sono per il fuoco la Rakna Kadaki con il potenziamento Furia attacco 4, per l'elemento tuono lo Zinogre, in particolar modo contro i Leviatani e il Juratados grazie al potenziamento Furia anti-acquatici, per il ghiaccio la Bariot, anche qui con il potenziamento Furia attacco 4. Per quanto riguarda l'elemento acqua ed in generale se ci ritroviamo a giocare da soli o siamo gli unici balestrieri del gruppo, contro mostri tipo l'Apex Diablos possiamo valutare la balestra pesante della Furia con le seguenti abilità Rampage. Possiamo alternare i proiettili elementali agli esplosivi, favorendo quindi le perforazioni stordendo il mostro. In questo caso potreste valutare l'idea di inserire abilità come artiglieria e mangiare per il pasto bombardiere. Ecco le skill elencate in ordine di importanza. Prima di parlare della prossima tipologia di balestre, vorrei aprire una piccola parentesi su una meccanica introdotta in Monster Hunter Rise, ovvero il tiro caricato. Tenendo premuto il tasto ZR, ovvero il tasto con cui spariamo i proiettili, possiamo caricare un colpo, che avrà un incremento dei danni dell'80% se portato a carica massima. Questa soluzione si rivela una perdita di DPS rispetto a sparare il colpo normale, ma potrebbe essere comunque un buon modo per risparmiare proiettili, oppure può essere utilizzata se il mostro è particolarmente rapido ed ha poche occasioni di mirare con precisione. Vi consiglio questa pratica con i proiettili drago, esplosivi e laceranti. Qualora vogliate utilizzare questo metodo, vi consiglio l'abilità scambio controcarica. I proiettili drago sono molto difficili da utilizzare con consistenza nelle cacce di tutti i giorni, vista la scarsa quantità che possiamo portarne nella borsa oggetti. Le balestre che vi proporrò quindi non saranno utilizzate per sparare unicamente proiettili drago, ma anche altri tipi. Ottimi esempi sono la balestra di Valstrax, che sparerà anche proiettili laceranti, e la balestra pesante di Magnamalo, con proiettili ventaglio. L'arrivo della forma finale della Narwa ha permesso di potenziare altre armi oltre a quelle della Furia e quella dei draghi anziani, come la balestra pesante di Rajan con l'abilità Furia effetto esplosivi 2. La contendente è la balestra pesante della Furia, ed anche se questa supera in danno la Rajan per singolo proiettile, la velocità di ricarica maggiore porta alla fine ad avere un DPS più alto. In contesti fuori dallo speedrunning, queste balestre si differenziano fondamentalmente per la possibilità di muoversi mentre si spara della balestra della Furia contro lo slot decorazione 3 della balestra di Rajang. A seconda dei charm di cui siete in possesso, potreste valutare l'idea di utilizzare forma perfetta al posto di istigatore. Nel caso in cui vogliate personalizzare la build, eccovi qui elencate le abilità in base alla loro importanza. Con l'ausilio di munizioni più, potremo ottenere un proiettile in più a caricatore, arrivando a 5 totali, ma nella borsa oggetti potremo portarne massimo 9 per volta, rendendola un'abilità non strettamente necessaria con le abilità che abbiamo a disposizione con i nostri attuali talismani. I proiettili laceranti sono molto particolari, essi infatti ci permettono di affrontare mostri con punti deboli normalmente difficili da raggiungere. Questo perché i proiettili laceranti vengono influenzati dai punti deboli da taglio piuttosto che quelli da proiettile. Un mostro di questo tipo è il Bazel. Iniziamo con la balestra di Zinogre. La sua abilità Furia dipenderà dal mostro che andremo ad affrontare, in quanto possiede la possibilità di utilizzare l'abilità anti-acquatici che potenzierà i nostri danni sia contro i Leviatani sia contro mostri come il Tetranadon o il Juratados. In caso di altri mostri è consigliata l'abilità bonus attacco 2. L'alternativa la troviamo anche qui, nella balestra di Rakna. Nel caso in cui vogliate personalizzare le build, eccovi qui elencate le abilità in base alla loro importanza.
Bene signori, questa guida termina qui. Ovviamente ci tengo a ribadire che questi vanno presi come una serie di consigli e non come delle imposizioni. Spero vi sia piaciuta e vi auguro una buona caccia.